Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami le tendenze energetiche karmiche per il Leone per il prossimo trimestre. Vi ricordo che la lettura è comunque atemporale, ok? Quindi ha una validità di 3 mesi da quando la ascoltate. Abbiamo la carta della giustizia, amici del Leone. Di solito è una carta che porta riequilibrio e tenete presente che per portare equilibrio certe volte bisogna togliere, tagliare, in effetti alla spada. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come integrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una lettura personalizzata e ci sono anche i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica, quindi sui chakra, e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere, ok, le energie. Iniziamo con gli amanti. Abbiamo un cavaliere di bastoni e la carta del sole. Il Papa, il Diavolo, un 9 di spade, un 6 di bastoni e un imperatore. Tanti arcani maggiori. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, dopodiché guardiamo il messaggio generale. Allora, partiamo dalla carta degli amanti. Qui si può trattare di una relazione che avete in essere, piuttosto che, siccome è una carta che parla di amore, potrebbe anche essere l'amore verso se stessi, quindi in questo caso si parlerebbe di amor proprio. Diciamo che se la vediamo come una relazione, devo dire che c'è una buona armonia in questo momento, o comunque c'è un buon senso di se stessi. Andiamo a vedere gli amanti. Asso di pentacoli può essere una relazione che inizi proprio a breve. Per qualcuno è già iniziata e non credo che sia sbocciata del tutto, cioè la carta degli amanti mi indica che qualche cosa è in armonia. Può essere questo nuovo inizio, anche se con questo 7 di bastoni, ragazzi, sento che state facendo tutto da soli. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. 2 di spade. Vi dico che questo cavaliere di bastoni potrebbe rappresentare una nuova conoscenza. 2 di spade, sacerdotessa e regina di bastoni. C'è qualche tema con il dove vado, come mi muovo, qual è la cosa che mi spinge, qual è la cosa che mi accende. La cosa o la persona anche, soprattutto se con questo 2 di spade avete più di 2 persone in testa o 2 collaborazioni, potrebbero essere una scelta.
Di solito il 2 di spade indica una scelta. Andiamo a vedere il sole. Wow, di nuovo il cavaliere di bastoni. Giudizio. Cavaliere di bastoni e imperatrice. Qui avete l'imperatore. È come se aveste... allora, qua c'è un inizio, qua c'è un qualche cosa che parte da un momento comunque direi piuttosto tranquillo. Quando c'è un asso di denari è un nuovo percorso, un nuovo progetto, può essere una nuova collaborazione, come se ci fosse qualcosa di concreto e di buono all'inizio di questo momento, di questo periodo. Dopodiché c'è come, ok, che cosa faccio adesso? Ho iniziato, ho questo progetto in testa, ho questa nuova possibilità, mi è stata offerta questa nuova possibilità, come mi muovo? E da qui, tra il giudizio e la carta del sole, eh, è come se iniziaste a vedere più chiaro quello che prima con il 2 di spade non si riusciva a fare. È come se con il sole e la carta del giudizio si iniziasse a essere un po' più onesti con se stessi, un po' più onesti con gli altri. Sono due carte, il sole e l'imperatrice, che ci parlano di espansione, anche proprio a livello monetario per qualcuno. Andiamo a vedere il Papa. Forza. Regina di coppe e 3 di pentacoli. Credo che qui qualcuno, ragazzi, debba solo avere la forza di ufficializzare qualche cosa. Può essere una relazione, può essere un lavoro, può essere ufficializzare il fatto che all'interno di una relazione si vuole crescere, si vogliono dei figli, si vuole qualche cosa in più, insomma. Diciamo che il 3 di pentacoli mi risuona come se aveste ancora bisogno di una spinta, come se avesse... Può essere effettivamente che questo Papa sia un'autorità da sfidare, piuttosto che un'autorità a cui chiedere consiglio, a cui chiedere appoggio. Io vedo che ci sarà come una trasformazione a livello del vostro modo di vedere le cose. È come un entrare più in contatto con la vostra essenza. Qui abbiamo il divino maschile e il divino femminile, Scusate, ho sbagliato, il divino femminile e il divino maschile. Andiamo a vedere questo diavolo perché voglio capire cosa comprime. Anche se vi dirò, vedendo che poi alla fine c'è anche l'imperatore, potrebbe essere una carta di potere. No, è più un qualche cosa che comprime. Credo faccia proprio riferimento a certe paure che ancora vi portate dietro, che sono quelle che non vi fanno vedere bene con questo 2 di spade e che avete bisogno di lasciarvi indietro. Tenete presente che anche il 7 di coppe è una carta collegata alle illusioni, alla luna, alla visione distorta di certe cose, ma perché? Perché non si hanno tutti i dati. Qui c'è qualche tipo di comunicazione, di dialogo che potrebbe essere superficiale, cioè se sei una relazione a due, voi vi sento trasparenti, pronti per affrontare ogni tipo di difficoltà, con entusiasmo, però è come se dall'altra parte non ci fosse la stessa risposta e questo bloccasse un pochettino. L'altra parte potrebbe essere il capo, se fosse una questione lavorativa, per esempio, o un qualche tipo di autorità, anche un genitore, se vogliamo. Andiamo a vedere il 9 di spade. 5 di bastoni
fante di coppe. Credo che qualcuno qui abbia paura di rifare una marea di sforzi senza avere il risultato che si aspetta. Potrebbe anche essere quello il blocco di questo diavolo. Il fatto che non si vede bene, il fatto che non si sanno diverse cose o che sì, è come se non arrivassero certe notizie. O se non fossero palesi, meglio detto, perché poi comunque c'è questo fante di coppe che mi dice sì, le notizie arriveranno. E che qui vedo una presa di consapevolezza generale su quello che è il dove dovete andare. Mentre di qui è come se tutta questa enfasi del sole fosse un po' bloccata dal Papa, se vogliamo da delle regole, e da questo diavolo, che sono le illusioni in questo caso, le illusioni dell'ego. Io voglio quel ruolo lì perché quando avrò quel ruolo lì sarò felice e ci si identifica con il risultato. Quindi se il risultato non arriva stiamo male. Quello è il nostro ego che ci trae in inganno. Andiamo a vedere anche 6 di bastoni, perché 6 di bastoni è una bella carta, eh? È una carta di riconoscimenti, è una carta di successi. Secondo me, per qualcuno questo Papa fa anche riferimento al trasformarsi in una guida giusta e equa. Il punto è che qualcuno con questo 3 di pentacoli non crede di essere in grado. Ha tutte le caratteristiche, yin e yang, ha la presa di consapevolezza, ha gli studi, ha il potenziale, ha il cuore aperto, ha anche la passione e la voglia, ma potrebbe esserci come o una figura esterna o la sindrome dell'impostore presente dentro di voi che non vi fa sentire ancora in grado o abbastanza bravi per intraprendere questo percorso. Ripeto, potrebbe anche essere un fattore esterno, però poi alla fine abbiamo questo 6 di bastoni, quindi andiamo a vederlo. Fante di spade e 2 di pentacoli. Andiamo a vedere anche l'imperatore. 3 di coppe e mi spiego. E mondo al contrario. Col 3 di coppe al contrario mi spiego il 7 di bastoni. Io credo che qui, ragazzi, nonostante tutto, riuscirete a ottenere quel tipo di riconoscimento, di risultato a cui voi volete arrivare. Diciamo che forse la strada potrebbe essere più tortuosa di quello che pensate, perché l'entusiasmo, le idee sono chiare, ma poi potrebbero esserci degli intoppi legali, delle questioni che per via di leggi non si possono mettere in atto. Devo dire che il 9 di spade sarà un po', se vogliamo, debilitante, ma vi ricordo che è proprio nei momenti di crisi che uno trae il meglio di sé, no? Diciamo che va a recuperare tutte le risorse che ha per inventarsi qualche cosa. Vi dico, potrebbe anche arrivare una proposta da parte di qualcuno con questo fante di coppe, però ho anche la sensazione che le cose saranno lente, andranno controllate, dovranno esserci delle regole ferree. La sensazione è che diventiate come più determinati, più... Se qui con la carta del sole c'era questo entusiasmo che hanno i bambini, qui è come se iniziaste a controllare tutto questo entusiasmo che potrebbe farvi fare il passo più lungo della gamba. E invece qui con la carta dell'imperatore è come se vi desse delle regole. Tenete presente che avete queste due carte al contrario, un 2 di pentacoli, quindi se ci sono delle situazioni vecchie, continuate a gestirle come sempre. Questioni vecchie possono essere un lavoro già in piedi, un progetto già in piedi, insomma. Però vi dicevo che il 3 di coppe al contrario mi risuona con questo 7 di bastoni perché comunque è il vostro percorso, il vostro lavoro, il vostro progetto, la vostra azienda e le regole sarete sempre voi a darle.
Vi dico, soprattutto se avete sottoposti, se avete dipendenti, se avete persone che dipendono da voi, potrebbe non essere semplice gestire le divergenze, o magari potreste essere voi e l'altro. Vi dico, lavorate sulla comunicazione perché è il punto debole del periodo, secondo me. Se per esempio fosse una relazione romantica, vi dico che c'è la carta della giustizia e abbiamo anche un papa. Qui si tratta di ufficializzare la relazione. Per qualcuno ci potrebbe essere un richiamo ai figli, anche se comunque è più un parlare in questo periodo, di questa progettualità, se vogliamo. Per qualcuno la carta della giustizia fa riferimento al comprare una struttura in mattoni, quindi può essere un contratto di una casa. Però ecco, ho come la sensazione che alla fine sarete voi a dare le regole, voi ad avere in mano le redini del gioco. È come se doveste trasformarvi nei maestri di voi stessi. Per essere maestri di noi stessi dobbiamo essere sinceri, chiari, limpidi, cristallini con noi stessi, non raccontarci bugie e imparare a domare i nostri istinti. E attraverso l'imperatore sviluppare questa costanza di cui c'è bisogno per ottenere gli obiettivi che si vogliono ottenere. È un buon periodo, ragazzi. Allora, qui apparentemente sembra che qualcuno inizierà a vedere più nel lungo periodo, come uno sviluppo più nel lungo periodo. Credo che si tratti di trascinarvi qualcuno dietro, nonostante comunque gli eventi esterni che potrebbero arrivare, piuttosto che certe comunicazioni che non arrivano, certi blocchi, che potreste avvertire in questo periodo, alla fine riuscirete a ottenere, mi viene da dire, la maestria, vedendo questo imperatore. Riuscirete a concretizzare le vostre regole, piuttosto che magari inizierete a comprare casa, ma non ancora a fare questo trasferimento, questo trasloco, però è come se gettaste le basi in questo periodo. Qualche tipo di risultato arriva, perché c'è un bellissimo 6 di bastoni e l'imperatore, che anche l'imperatore comunque a me ha un, cioè risuona come se fosse un'energia di contratti, di qualche cosa che è stabile. Va bene, andiamo a vedere un koan, ragazzi. Quindi il salto evolutivo in questo periodo è avere una chiarezza nel lungo periodo e non farvi spostare dai blocchi, dalle non comunicazioni, da altri fattori esterni nel breve periodo. Quindi voi cercate di avere la visione, non so, tra un anno, 3 anni, 5 anni, quello che per voi rappresenta il lungo periodo, e non fatevi distogliere dall'obiettivo da quelli che potrebbero essere eventuali contrattempi. Andiamo a vedere un koan. Tra l'altro, ragazzi, la carta della giustizia è una carta che parla di legge di compensazione, ovvero ci dice che tanto è stato tolto in passato e tanto viene restituito. Allora, qui abbiamo grande comprensione giunge con grande amore e che quando si apre il cuore, quando ci si apre alla propria essenza, è come avere più compassione anche per noi stessi, no? E poi abbiamo l'eroe senza paura e un bambino colmo d'amore. Sì, perché i bambini non hanno queste strutture mentali del pericolo, quindi vanno, si buttano. Avete 2 volte il cavaliere di bastoni, quindi si tratta di entusiasmo allo stato puro,
che vi fa andare avanti, insomma, è poi l'ambiente circostante secondo me che vi blocca un po'. Ok, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. Ok. Benedetto è colui che ha il cuore traboccante d'amore e di gratitudine, che rende grazie per ogni dono buono e perfetto, che riconosce in me la fonte e il donatore come mio canale, nel quale e attraverso il quale io lavoro. Il modo migliore per portare nella tua vita l'amore e la prosperità è benedire ogni cosa e rendere grazie per ciò che di più ti viene dato, non dando nulla per scontato o pensando di averne diritto. Come vi ho anticipato prima, arrivano le cose di cui la nostra anima ha bisogno per evolvere, non necessariamente le cose che il nostro ego vuole. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che insomma abbiate trovato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. E se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Avete anche la possibilità di abbonarvi al canale, anche lì tratto le credenze limitanti. Chiaramente non è un lavoro specifico come quello che faccio individualmente, perché non ho la persona per fare un confronto, però anche lì c'è del buon materiale che vi fa fare una sorta di crack alla testa. E ci sono anche altri argomenti di magia bianca fondamentalmente nella sezione della playlist, quindi astrale, metafisica, metamedicina, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici e vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!